Ciao a tutti e bentornati nel mio canale, benvenuti ai nuovi. Vi ricordo sempre, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per ricevere notifiche sui miei prossimi tutorial. Nel video di oggi andremo a vedere come si realizza la borsa, la maxi pochette che avete visto nell'anteprima, che è molto semplice, costruita interamente su rete. Vediamo l'occorrente, cosa andrò ad utilizzare. Intanto una rete di quelle indurenti o la classica rete da giardino da 0,5 lo scacchetto, poi dei cordini. In questo caso l'andrò a fare a più colori, quindi io ho del cordino Svan Slim e anche degli avanzi. In prevalenza utilizzerò il grigio come base della mia pochette, poi ho il bordeaux, il bianco, il nero e un color oro. Questo però non ha importanza, non è che dovete usare il mio stesso cordino, perché va bene qualsiasi cosa, lana, cotone, quello che avete anche, e poi i colori, insomma io ho questi, vedrò come abbinarli, questi che ho in casa, e andrò poi a completarla con una chiusura a scatto da centimetri 30 di queste qui, che hanno anche gli anellini per poi mettere la catenella. Se non la trovate è uguale anche quella senza anellini, poi tanto vi potete aggrappare per la catena al tessuto, al cordino. Un uncinetto del 3,5, forse va bene anche il 4, ma comunque l'importante è poter entrare nello scacchetto, un ago da lana per fermare tutti i fili e un pezzo di fodera. In questo caso io provo con questo feltro che mi dà rigidità e anche un po' spesso, e soprattutto non sfila qua nei bordi, e quindi non avrò bisogno di fare un orlo più abbondante, di ribatterlo all'interno, andrò a cucire direttamente. Però voi qualsiasi tipo di stoffa avete va bene. Andremo a lavorare, a fare questo tipo di lavoro. Io ne ho fatto un'altra qui un po' più piccola, però sempre con lo stesso sistema. Andremo a fare una serie di catenelle, in pratica maglia bassissima, ci agganciamo alla rete e lavoreremo per ottenere questi scacchi a spirale, girando sempre intorno fino a chiuderci in centro. Questa è sempre una pochette con la chiusura a scatto, quindi se volete anche utilizzare lo stesso procedimento, le mie stesse misure, potete anche farla di un unico colore, perché comunque è molto bella. E a questo punto vi lascio al tutorial. Per prima cosa andiamo a ritagliare la rete, e io l'ho tagliata. Da un lato ho ottenuto 65 scacchi, da quest'altro per 97 di lunghezza. Poi la borsa, la pochette andrà in questo senso. Vi viene grande. Come misure in centimetri ho 36 per 49 centimetri, quindi se trovate una rete che è leggermente diversa, magari tenete conto delle misure che vi do in centimetri. Quindi ritagliata questa rete della nostra misura, prima di procedere utilizzate questo taglio di rete per tagliare la vostra fodera. Se non sfila, la taglierete di misura proprio giusta, quindi di 36 per 49 centimetri. Se
avete una stoffa che sfila i bordi, appoggiate la rete sopra e mantenete questo 1,5 centimetri, 2 centimetri di sporgenza per poter fare l'orlo e andarla a ribattere all'interno. Quindi per prima cosa con il filo con il colore grigio, perché io ho deciso che la base della mia borsa sarà grigia, voi decidete voi a vostro gusto, andiamo a fare un contorno tutto intorno di maglia bassa. Quindi nella prima riga andiamo a fare la maglia bassa. In questo caso inizio subito con una maglia bassa, una catenella e un'altra maglia bassa nello stesso foro, e questo lo facciamo in tutti gli angoli. Poi parto scacchetto per scacchetto, vado a fare una maglia bassa. E andiamo a fare così tutto il contorno della nostra rete e ci rivediamo qui. Una volta terminato il contorno maglia bassa, andiamo a fare una serie di righe in orizzontali e in verticali che ci serviranno come contorno di colore grigio, in questo caso nella mia, per tutti gli scacchetti. Quindi riprendiamo il filo sull'uncinetto, facciamo una solina e nella stessa riga di dove abbiamo fatto la maglia bassa, partiamo da qui anche a contare, contiamo il primo dove c'è la maglia bassa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, qui entro e tiriamo su la solina. A questo punto inizio scacchetto per scacchetto, entro e chiudo, entro e chiudo. Vediamo se vi faccio vedere meglio. Entro, porto fuori il filo e chiudo con la mia asolina. E tiro questa riga arrivando fino qua in fondo e lì ci rivediamo. Arrivati in fondo alla riga, entro nell'ultimo scacchetto rimasto che mi rimane, dove abbiamo fatto la maglia bassa in la stessa riga, tiro giù la solina, volto il lavoro, taglio il filo,
e rientro con il filo dentro l'asolina, così fermo il lavoro e tiro. Poi questo qui lo andremo a fermare in un secondo momento. A questo punto riparto con un'altra riga, con la seconda, quindi asolina sull'uncinetto, solo nella prima abbiamo contato 9 scacchetti dall'inizio, adesso contiamo anche per le seguenti 8 scacchetti, 1 2 3 4 5 6 7 8, entro con l'uncinetto, tiro su l'asolina e riparto scacchetto per scacchetto facendo la mia riga. Tra una e l'altra dobbiamo avere sempre 7 scacchetti vuoti, se contiamo anche qua senza contare dove abbiamo fatto la maglia bassa, sempre 7 scacchetti vuoti. Quindi continuo così, arrivo in fondo e fermo il filo, riparto poi con un'altra riga, conto sempre 1 2 3 4 5 6 7 e nell'ottavo riparto facendo una riga, nel mio caso con questo colore grigio, e arriviamo così fino in fondo a completare, lasciando sempre libero l'ultimo scacchetto. A questo punto ho finito le mie righe in orizzontale, ne ho fatte 1 2 3 4 5 6 7 e tra una e l'altra abbiamo sempre 7 scacchetti vuoti. Quindi adesso le vado a fare anche in verticale o il vostro orizzontale, a seconda di come tenete la rete. Quindi asolina sull'uncinetto, parto sempre nel primo scacchetto dove abbiamo lavorato la maglia bassa, che comunque non lo contiamo, ci serve solo per agganciare il filo, poi questa riga la andremo a lavorare alla fine. Quindi da qui è il primo scacchetto, quindi conto 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9, solo per il primo conto 9 come abbiamo fatto, perché conto anche la riga della maglia bassa. Esco fuori con la mia catenella e inizio a lavorare in questo verso. E mi si formano degli scacchi. Arrivo vicino alla riga, quando mi trovo qui in pratica salto nello scacchetto successivo e ottengo semplicemente una catenella più lunga. Continuo. Arrivo sulla riga che abbiamo fatto precedentemente, salto, vado nello scacchetto libero dopo e mi chiudo.
salto e mi chiudo. Continuo così fino in fondo, arrivo in fondo, mi fermo sempre nello scacchetto prima, vado in quello dove abbiamo fatto la maglia bassa, l'ultimo, prendo la mia asolina, la tiro sotto, giro la rete, taglio il filo, ripasso il filo dentro la mia asolina e tiro, e questi li fermeremo dopo. A questo punto ripartiamo perché dobbiamo completare tutto il pannello anche con le righe in verticale, quindi asolina, e iniziamo a contare da qui fino in fondo solo 8 scacchetti. 1 2 3 4 5 6 7 8, perché qui non abbiamo quel giro della maglia bassa, quella riga lì, quindi consideriamo sempre nell'ottavo. Mi infilo sempre per aggrappare nel primo scacchetto e ricomincio la mia lavorazione. Salto la riga già fatta e continuo fino in fondo. Proseguiamo così a completare tutte le righe contando 1 2 3 4 5 6 7 8. Nell'ottava facciamo sempre una riga. Una volta completata la nostra scacchiera, andiamo a rifinire questa riga, la prima, dove abbiamo fatto la maglia bassa, e andiamo anche qui scacchetto per scacchetto a rifinirla. E continuiamo così per tutto il rettangolo. Adesso andiamo a riempire tutti i nostri scacchi, che avranno tutti un contorno di colore grigio nel mio caso. E vediamo, intanto io ho iniziato e ho deciso di lasciare ai due lati due scacchi di colore grigio, perché la mia borsa, la base, la voglio grigia, e nei 4 scacchetti centrali andrò ad alternare questi colori. Vediamo come procedere. Asolina sull'uncinetto,
e partiamo. Non dallo scacchetto subito che troviamo vuoto. Qui la partenza potete partire da qui, in ogni angolo, quello lo decidete voi, non ha importanza. Non possiamo partire dallo scacchetto vuoto perché altrimenti ci rimarrebbe il buchino. Quindi partiamo nello scacchetto prima, spostando il lavoro, vediamo se si vede meglio, spostando indietro il lavoro, entro con l'uncinetto, prendo l'asolina e la faccio uscire, e qui comincio a lavorare tutti i miei scacchetti vuoti. Arrivo fino all'angolo, giro la rete e continuo. Quindi andrò a lavorare sempre in tondo, rigiro la rete. Adesso per stare a favore di telecamera non me la posso girare come voglio, continuo e lavoro a spirale, rigiro la rete, perché seguo il verso della lavorazione, altrimenti le catenelle vi possono venire un po' storte. Come vedete è semplicissimo, È veramente un lavoro adatto anche per chi non conosce molti punti all'uncinetto, perché qua abbiamo solo maglia bassa e maglia bassissima, non c'è nient'altro e veramente si ottengono delle belle cose. Rigiro la rete, e continuo fino a chiuderli tutti. Ultimo, arrivati in fondo, taglio il filo sotto, faccio uscire il filo e con un ago da lana lo vado a fermare sotto. Non rientro nello stesso buchino perché altrimenti mi si formerebbe uno spazio vuoto non coperto bene, ma sposto la magliolina a fianco ed entro nello scacchetto di fianco e qui
tiro e passo dietro. Vado a passare il filo in qualche asolina. Siccome il cordino comunque tende a scivolare, taglio un pochino. A questo punto taglio anche questi vicino e vado con l'accendino a squagliarli, in questo caso perché io ho il cordino per cui si squagliano bene, e vado a schiacciarli sotto, li faccio aderire bene e così non si muovono più. Poi non ci interessa questo pastrocchino perché tanto poi andremo a foderare il tutto, però almeno siamo sicure che non si muove niente. Vediamo magari un altro scacchetto insieme. Asolina sull'uncinetto. Anche se andiamo a fare questi centrali è la stessa cosa, teniamo l'asola sotto la rete, vado a cercare lo scacchetto prima di quello vuoto, quello prima, prendo la mia asolina e inizio la mia lavorazione. Arrivo fino all'angolo, giro, arrivo fino all'angolo, e rigiro. Giro e continuo così a spirale fino a non avere più nessun scacchetto, tutti saranno rivestiti. Io continuo così e per quanto riguarda i colori, vedete voi, lascio spazio alla vostra fantasia e ci vediamo una volta completata tutta la rete. Ho terminato di rivestire tutta la mia rete, devo dire che sono molto soddisfatta, mi sembra carina. È il momento adesso di occuparci della fodera, quindi andiamo a posizionarla dietro. Io intanto l'ho puntata, la puntiamo con degli spilli. In questo caso, come vi ho già detto, io utilizzo il feltro e anche un pochino spesso. L'ho ritagliato della stessa misura della rete,
perché questo non sfila, quindi 36 x 49 centimetri. Voi ricordatevi di fare più gli orli se utilizzate un altro tipo di fodera. Io utilizzo questo perché mi permette, lo spessore che ha il feltro, di dare ancora più sostegno alla borsa e mi aiuta a mantenerla in forma, anche perché è veramente grande questa, è 36 centimetri, ci viene lunga, per cui ha bisogno di un sostegno più. Utilizzare il feltro è un po' come mettere una doppia rete, quindi vado a puntarla, mi aiuto con tutti gli spilli per tenerla ferma, poi con ago e filo vado a, intanto la posizionate, adesso cerchiamo di vedere meglio, lasciando libero qui il giro che abbiamo fatto di maglia bassa, almeno per la metà. Deve essere tutto libero, perché poi qua ci servirà sia per cucire il laterale, altrimenti poi ci troviamo la fodera sotto e un pochino ci disturba, e invece qua in alto andremo a fare un bordo, lo riprenderemo con l'uncinetto. Quindi cercate di lasciare libera almeno la prima parte per poterci infilare comodamente, per cui un mezzo centimetro dentro posizionate la fodera. Poi con ago e filo io vado a dare dei punti prendendo nella maglia bassa e entro nella fodera. Non c'è bisogno qui di essere molto precisi, perché tanto poi qua va il laterale e la borsa viene chiusa, non si vede più, mentre in alto faremo un bordo da ribattere all'interno e anche lì non si vedrà più, per cui non vi occupate di fare dei punti troppo nascosti che tanto non servono. Per cui prendo, mi aggancio nella maglia bassa che abbiamo fatto all'uncinetto e prendo un po' di fodera. Man mano che vado avanti tolgo gli spilli. E proseguiamo così per tutta la borsa e ci vediamo una volta cucita tutta la fodera. Foderata la borsa, ci occupiamo adesso dei laterali. In questo caso la mia borsa è grande, quindi io voglio ottenere più o meno questa forma e dargli molta capienza. Che cosa ho fatto? Ho appoggiato la mia borsa su un foglio bianco mantenendola larga, ho tracciato il contorno con una penna ed ho ottenuto più o meno questo. Se andiamo a fare un laterale stretto, poi la borsa ci verrà piatta, molto alta ma piatta, come ho fatto esempio in questa qui, ma questa è più piccolina, quindi la volevo più a busta, mentre questa voglio dargli molta capienza e quindi deve stare così, per cui devo fare un laterale di più o meno questa forma. Quindi andiamo, se avete fatto la mia stessa misura mi seguite passo passo, altrimenti anche voi tracciate sul foglio la vostra forma che volete dare alla borsa. Io parto con 10 catenelle, una per iniziare il lavoro, e ad ogni catenella vado a fare una maglia bassa, quindi il primo giro saranno
10 maglie basse. Utilizzo l'uncinetto numero 4 e mi tengo molto stretta con la lavorazione perché non deve essere troppo morbido il laterale, perché è quello che poi dà forma alla nostra borsa. Arrivo in fondo, e 10. Faccio una catenella per voltare il lavoro, mi prendo un po' di filo e a questo punto seguo lo schemino, procedo così, quindi inizio a fare degli aumenti, ne farò 2 per ogni giro, quindi entro nel primo punto e vado a fare 2 maglie basse nello stesso foro, proseguo per tutta la riga. Dobbiamo aumentare sempre o quando ci troveremo a diminuire, perché dobbiamo ottenere questa forma a pera, sempre una all'inizio e una alla fine giro. Arrivo all'ultima maglia e rifaccio l'aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, catenella per voltare il lavoro, ci troviamo nel secondo giro, io ho già fatto uno schemino, adesso è il terzo e continuo con gli aumenti, quindi entro nel primo punto e faccio 2 maglie basse nello stesso foro. Il totale degli aumenti sono 1 2 3 4, quindi per 4 giri andremo sempre ad aumentare. Questo, quello di prima è il primo, questo è il secondo, arrivo all'ultimo punto e rifaccio l'aumento, sempre all'inizio e sempre in fondo alla riga, catenella per voltare il lavoro e continuo ad aumentare. Quindi abbiamo fatto le catenelle, un giro di maglia bassa e poi 1 2 3 4, per 4 giri andremo ad aumentare sempre una all'inizio e una alla fine, arrivando così fino al quinto giro.
Faccio gli aumenti e poi ci rivediamo. Finito il quinto giro abbiamo già aumentato 4 maglie per lato nei 4 giri, quindi 4 di qua, 4 di là, ed ecco cosa stiamo ottenendo, no? Seguiamo questa forma un po' a pera. Adesso andiamo catenella per voltare il lavoro e andiamo a fare 8 giri senza aumenti, così come si presentano le maglie. Quindi vado solo a contare 8 giri ed arriviamo così al 13° giro. Finito il 13° giro inizio a fare una serie di diminuzioni. Andrò a diminuire 4 maglie per lato per quindi 4 giri. Per diminuire io faccio così: entro dentro il primo punto, prendo il filo ma non chiudo, entro dentro il secondo punto, prendo il filo e chiudo tutto insieme, e così da 2 ho ottenuto una maglia. Proseguo fino in fondo con le mie maglie basse e mi fermo nel penultimo punto. Come vedete è semplice, comunque appoggiate ogni tanto sul vostro schemino, poi non deve essere proprio preciso, quindi non vi preoccupate di quello, più o meno dobbiamo mantenere quella forma, e quindi se vedete che vi si allarga troppo andate a diminuire o viceversa. Arrivo nel penultimo punto, come ho fatto all'inizio, entro, prendo il filo ma non chiudo, vado nell'ultimo, prendo il filo e chiudo tutto insieme e vado a completare le mie 4 diminuzioni. Completato il 17° giro inizio il giro 18 e vado a fare 4 giri senza diminuzioni, così come mi si presentano le maglie. E vado a fare 4 giri. Iniziamo il 22° giro e andiamo adesso a diminuire in ogni giro per 5 volte, quindi per 5 giri, fino a farci rimanere 2 sole maglie, per cui entro nel primo punto, non chiudo, entro nel secondo e vado a chiudere tutto insieme. Proseguo così le maglie come si presentano.
e nel penultimo punto prendo il filo ma non chiudo, ultimo punto, prendo il filo e chiudo tutto insieme e proseguo così a diminuire fino ad avere solo 2 maglie. Quindi dobbiamo fare 5 per 5 volte le diminuzioni ad ogni lato. Continuo a diminuire, adesso i giri sono veloci perché di maglie ne abbiamo pochissime. Ed ecco qua le mie 2 ultime maglie rimaste, per cui non diminuisco più, proseguo così a lavorare queste 2 maglie per altri 7 giri per ottenere un po' il collo. Quindi catenella, volto il lavoro, e continuo così fino a completare i miei 7 giri. E questo è quello che ho ottenuto, questa tipo pera. Intanto vi faccio vedere uno l'ho già montato, come poi viene a lavoro finito, e questo ci permette di avere una bella capienza della borsa. Vi metto anche lo schemino se non riuscite a seguire, così se poi riuscite a capire. Qui ci sono i numeri di giri, qui ad ogni giro più 2 vuol dire che aumento una a ogni lato, più 2 più 2 più 2, 8 giri senza aumenti, e quando inizio a diminuire è meno 2 maglie per ogni giro, sempre considerando una all'inizio e una a fine giro. Quindi prova a metterlo anche questo, se vi può essere d'aiuto. A questo punto inizio a posizionare il mio laterale, mi aiuto con dei marcapunti, parto evidenziando il centro del laterale, il centro della borsa, e metto un marker, un primo marker all'inizio, e poi inizio a sistemare il laterale, vedere la misura, e ogni tanto lo blocco con un marker. Intanto ho fatto una metà perché non mi bastano i marcapunti, però voi lo potete anche bloccare un po' dappertutto. Inizio la mia cucitura, ogni tanto poi verifico prendendo un punto nel laterale e la magliolina esterna, la maglia esterna della borsa, dove qui vediamo la catenella.
solo la prima che ci si presenta. Qui. Poi qui lo potete cucire come volete, non c'è una regola, io adesso ho fatto così. Prendo tutte le maglie che mi si presentano nella borsa e cerco di aggrappare il laterale. Tiro bene perché il cordino mi sfugge. Man mano tolgo i marcapunti. La misura va bene, poi le piccole irregolarità una volta cucito non si vedranno più, quindi proseguo così, prendo il laterale e dentro nella catenella che mi si presenta qui davanti. Controllo sempre che sia in posizione il laterale. E continuo così e faccio tutto il giro. Una volta cucita una parte mi sposterò con i marker, blocco di là e continuo la mia cucitura. Cuciti i laterali, li spingete un pochino all'interno e poi prenderanno la forma loro stessi. Vediamo, adesso andiamo invece a riprendere il bordo sopra della borsa perché dobbiamo inserire la chiusura a scatto, quindi ci alziamo un pochino e andrò a fare sempre a maglia bassa, però presa in costa retro, qualche giro. Partiamo dall'angolo dove abbiamo il laterale. Io entro e faccio una sola maglia bassa, poi entro nell'angolo, e inizio il mio giro. Invece di entrare dentro il punto, vado sulla catenella, esco dietro e faccio la mia maglia bassa. Entro sulla catenella, esco dietro
l'uncinetto ripreso, quello del 3,5 che abbiamo usato all'inizio per bordare la rete, quindi sto facendo un punto molto stretto. Continuo così a riprendere tutto il bordo, 2 giri li faccio sicuro, poi vediamo dopo quanti ne ho fatti. Ho fatto 2 giri di maglia bassa in costa retro e a questo punto vado a suddividere e metto dei segni con i marker per capire la lunghezza della nostra chiusura, visto che la borsa è molto più lunga, quindi andrò a segnare ai lati e lascio circa 4 centimetri e mezzo e andiamo a fare questo tipo di aletta. Questo ci servirà per posizionare la nostra chiusura a scatto. Poi andremo a ribattere all'interno e la nostra chiusura verrà nascosta così. Quindi per chi non vuole terminare con una chiusura a scatto come la mia, a questo punto potrebbe anche completare con dei bottoni magnetici e finirla così, oppure con una cerniera, vedete voi. Per la chiusura a scatto mi alzo, quindi a 4 centimetri e mezzo, perché lei è più corta della mia borsa, e vado a fare 3 giri di maglia bassa. Il primo giro lo prendo sempre in costa retro, mentre i giri successivi li potete prendere normalmente entrando dentro il punto. Continuo così e arrivo qui fino a dove ho messo il marker e vado a fare 3 giri. Pronte le nostre alette, le andiamo a ribattere all'interno e andiamo a cucire. Io una l'ho già fatta e viene in pratica così. Ho già inserito una parte di chiusura, intanto la mia ha le viti, quindi l'ho aperta, è pratica questa perché riuscite così a cucirla molto bene.
si fa anche con quelle chiuse che non si riescono ad aprire, però certo che con queste che si aprono è molto più facile, perché intanto noi possiamo cucire e poi si inserisce alla fine e si avvita. Quindi vado a ripiegare la mia parte all'interno, mantengo la riga del primo giro. Se volete qui potete anche mettere degli spilli, intanto mi fermo col filo. E inizio a cucire. Prendo una parte di fodera e una parte di cordino, do 2 o 3 punti proprio di partenza. E continuo a cucire, arrivo fino in fondo e poi inserisco la mia chiusura a scatto. Ho inserito la chiusura, vedete che bella apertura e capienza. Abbiamo visto che anche se la chiusura a scatto è più piccola è comunque possibile fare la borsa più grande, viene comunque bella. Ho cucito queste parti finali che avevamo aperte, gli ho dato 2 punti con il filo, ho inserito una doppia catena in questo caso, visto che la borsa è molto grande volevo esagerare, quindi l'ho messa doppia e quindi il progetto è finito. Come avete visto è molto semplice. Vediamo anche la lunghezza adesso della borsa, siamo a 37 centimetri, quindi veramente grande, una borsa che si può portare anche di giorno per andare a lavorare in ufficio, perché ci sta veramente tutto. Poi colorata è l'ideale, no? Da giorno, bella anche da sera perché ha questa forma comunque elegante da pochette, però per i colori, per gli abbinamenti direi che anche da giorno diventa spiritosa ed allegra. E quindi io spero che il progetto vi sia piaciuto. Avete visto, è molto semplice, non è veloce, perché un pochino a riempire tutti questi quadratini devo dire che ci ho messo, quindi però alle volte ne vale la pena anche per fare qualcosa di diverso. Spero di avervi dato un'idea per creare una vostra borsa e io vi abbraccio, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima.